Con le man vezzose e vaghe sì soave l'arpa tocchi, recita il testo poetico messo in musica dal compositore e famoso cantante romano Mario Savioni, che ci descrive appunto questo gesto così leggiadro, così soave di una ragazza che suona l'arpa. Era una scena assai comune nella Roma del Seicento, città in cui operava un gran numero di arpisti che prestava il proprio servizio dalle accademie romane fino alla celebrazione delle 40 ore. Abbiamo voluto fornire una sorta di ritratto musicale a quegli autori che per la propria eccellenza strumentale vedono addirittura cambiare il proprio nome in arpa. Un esempio, Marco Marazzoli, noto come Marco Dall'Arpa, Orazio Michi, noto come Orazio Dall'Arpa, e Giovancarlo Rossi, fratello del famosissimo Luigi Rossi, chiamato Carlo Dall'Arpa. Questi compositori ci lasciano ben poco scritto espressamente per lo strumento. La maggior parte delle loro composizioni sono composizioni vocali. L'arpa era uno strumento che piaceva molto a causa della sua novità, o come dicevano, e mi piace l'espressione, a causa della sua antichità ringiovanita, mettendo in luce un paradosso di uno strumento che è d'avanguardia ingegneristica, pensiamo all'arpa Barberini, che è uno strumento enormemente innovativo e che contemporaneamente sulla scena richiama un mondo antico. Così misero e solo. Uno dei più importanti arpisti del Cinquecento, Leonardo Dall'Arpa, il grande arpista napoletano, arriva a Roma. Arriva a Roma verso la fine della sua grandissima carriera, ma prima di lui era già arrivato Rinaldo Trematerra. Chiamato Rinaldo Dall'Arpa. Esattamente. Quindi poi arriva Orazio Michi, ho detto Orazio Dall'Arpa, Marco Marazzoli, Marco Dall'Arpa, Carlo Dall'Arpa. Carlo Dall'Arpa, che era fratello del famosissimo Luigi Rossi, che aveva una moglie arpista, Costanza da Ponte. Poi c'era Adriana Basile, arriva anche lei a Roma. Adriana Basile, che aveva anche una figlia che suonava l'arpa, Caterina. E che cosa si può dire di Stefano Landi, che era il più importante compositore di quegli anni a Roma? Stefano Landi aveva invece un nipote, che era Fabio Oldradi, Arpista. arpista anche lui. E l'eliocolista? E l'eliocolista aveva invece un fratello, che era ballerino, ma anche arpista. Quindi un arpista in famiglia comunque c'era. C'era sempre. Chiara, come mai allora questo esperimento di 3 arpe nel basso continuo? Ma c'era innanzitutto un lavoro di riferimento di questi anni che è il Sant'Alessio di Stefano Landi, una composizione importantissima in cui c'è una parte di basso per le arpe. Poi Giovan Battista Doni in una sua pagina a un certo punto dice: bisognerebbe moltiplicarle le arpe, averne di più a disposizione perché si alternino nel concerto. E poi mi viene in mente anche Orazio Michi. Il testamento di Orazio Michi, che lascia in eredità alle sue allieve ben 3 arpe. Per noi è stato come raccogliere un invito affinché il loro suono proseguisse al giorno d'oggi. Begli occhi, perché voi volete il mio morire? Non vi basta chi il martire crucci sempre la mia fe, non vi basta chi il martire cruci sempre